guidando uno dei più grossi tradimenti che la signora Alfa Romeo mi abbia mai fatto soffrire, la Brera. Ricordo molto bene quando uscirono i primi disegni del concept Brera, disegnato da Giorgetto Giugiaro, e io dissi: finalmente una coupé all'altezza della SZ, una bellezza disarmante, una macchina che avrebbe potuto veramente affermarsi nel mercato mondiale come una delle coupé più arroganti della storia. Poi vennero fuori le schede tecniche, e se da un lato la macchina stradale mi piace anche più di quel concept, le prestazioni, come tutti sappiamo, non erano all'altezza di quanto promesso da questo design incredibilmente seducente. Due grandi problemi ho avuto io con la Brera dal primo momento che l'ho vista di persona e che l'ho conosciuta, nonché provata. Intanto io ero proprietario di una GT 3002 V6 24 valvole, quindi con la massima evoluzione del motore GTA, anche se strozzato dalle normative anti-inquinamento, quindi con 239 cavalli invece che 250 come le due GTA. Il motore però era il biglietto che valeva tutto lo spettacolo della macchina, che era decadente in tutto tranne che per il motore. Quando io accendevo il V6 Bus in garage la mattina, rimanevo buoni 5 minuti così. Quando ho letto che il capolavoro dell'ingegner Busso era stato forzatamente mandato in pensione in favore del nuovo propulsore sangue misto che montavano le Brera e 159, mi si è fatto il sangue amaro e ce l'ho ancora oggi. Per questo non ho scelto una 3002, perché non ce l'avrei fatta a commentarvela. L'ho guidata, ho guidato specialmente la Spider, sempre bellissima, sempre una macchina che non passa inosservata, ma quel motore. E poi il peso. Le prime schede tecniche della Brera portavano dei dati di peso veramente imbarazzanti, ed è lì che ho iniziato a non sopportarla. Credo sia stata una delle occasioni perse dall'Alfa Romeo in modo più goffo. Poi mi hanno offerto di provare il 1750 turbo benzina, che è più o meno lo stesso motore che montano la Giulietta quadrifoglio e la famigerata 4C, però qui il basamento è ancora in ghisa, non è in alluminio, quindi magari più solido nelle elaborazioni, ma anche un po' più pesante ovviamente, e soprattutto pigro agli alti regimi. Ti dà la sensazione che stia per esplodere, ma poi alla fine non lo fa. Ti dà soddisfazione per 1 chilometro o 2, dopodiché comincia a stancarsi, è veramente come una ragazza sovrappeso, una bellissima ragazza che però poi nuda nasconde più di un segreto, e non sono segreti che vi piaceranno. La frenata è potente, è adeguata, ma si esaurisce molto presto. La massa della Brera 1750 è di oltre 1400 kg, quindi rispetto alla Giulietta QV e alla 4C porta dietro una bella zavorra ingiustificata. Questo esemplare in particolare ha anche il drammatico tetto in vetro, un'altra trovata geniale. Questa brutta tradizione delle coupé eccessivamente pesanti ha inizio con la bellissima GTV 916 di Pininfarina, che era tanto bella quanto ingiustificatamente pesante e che purtroppo non ha mai potuto dire veramente la sua a causa della trazione anteriore, del peso infinito che si portava dietro, del telaio non creato ad hoc per una coupé, ma accorciato e riaccorciato, modificato e rimodificato. E poi siamo arrivati alla Brera, macchine stupende, stilisticamente invidiabili, ma che avrebbero bisogno di una dieta importante. E allora, sfogato di queste cose che avevo in gola da circa 10 anni, posso parlarvi di come effettivamente va la Brera, soprattutto questo 1750.
dunque che sia più leggera della sorella grassa 3002 V6 si sente e si percepisce nei cambiamenti di direzione, in accelerazione per quel poco che può fare, povera macchina, e ha anche un buon allungo nonostante sia chiaramente meno poderoso di quello con cilindrata maggiore. Senza dubbio preferisco questo perché è un motore italiano, perché è più moderno e si sente, non è un motore rattoppato come era quel 3002 lì, soprattutto dopo aver avuto anni d'oro con macchine completamente folli che montavano motori incredibili che non potevano gestire, soprattutto perché hanno avuto la buona idea di non montare differenziali di serie, dato che, come sapete tutti, il Q2 era pronto ed è un plug and play, si cambia in mezz'ora, e mi sono tolto anche questo sassolino. Poi arriva il dolce. Allora, la Brera sta in strada, ha questo avantreno che è derivato lontanamente dalla 156 e devo dire che si sente, quella fu la berlina più equilibrata degli ultimi 20 anni probabilmente. Devo ammettere che la Brera affronta le curve in un modo che non mi dispiace. L'anteriore si carica tutto il corpo vettura e pinzando forte, inserendo l'anteriore caricato di peso, lasciando tutto il telaio a seguire, il sottosterzo è presente ovviamente, ma si riesce a capire come la macchina vuole essere trattata e ci si può andare anche d'accordo. Non è un'auto veloce, anzi mi infastidisce praticamente tutto di questa macchina, però a onor del vero è un'auto che sterza, è un'auto che accelera e lo sterzo non è peggiorato molto rispetto alle precedenti GT 156 e 147. Questo è un gran pregio perché erano probabilmente i migliori gruppi sterzanti del periodo, anzi lo erano sicuramente, in tutte e tre le categorie, coupé, berlina e compatta. Già soltanto la scoperta di questo avantreno vale l'intero test. Sono sinceramente contento e piacevolmente stupito di aver scoperto che quest'auto non sottosterza anche da parcheggiata come la sua rivale dell'epoca, senza fare nomi. È anzi facilmente inseribile in curva. L'unica premura che dovete prendervi è quella di caricare molto l'anteriore e non provate a frenare all'ultimo perché andate dritti. Si sente che il telaio è tozzo e non è molto dinamico, ma non è neanche così grave come si potrebbe pensare sentendo alcune voci di corridoio. Questa non dà mai la sensazione di poca compostezza che dà per esempio la TT, è anche un modello più recente ed è anche ingegneristicamente evoluta a livello di sospensioni, anche se è difficile da immaginare, ma è così. Si sente che c'è stato un lavoro di adeguamento rispetto al nuovo peso, però il peso c'è e ogni volta che si vanno a fare i conti con il peso si rimane delusi, perché le sospensioni lavorano anche bene, anche forte, ma quando arriva il peso poi non si può più inventarsi nulla. In piena curva l'auto comincia a subire la forza di questa massa eccessiva e non vi rimane che attaccarvi ai freni oppure fare la curva a velocità inferiori, una cosa molto fastidiosa. Devo dire che si tratta del limite, non stiamo parlando di velocità turistiche. Guidando questa macchina per fare un bel viaggio, magari la Spider, sono sicuro che vi potreste divertire molto, è anche godibile. Se, come succede a me, siete il tipo di persona a cui si tappa facilmente la vena tra strade di montagna e peggio pista, non è la macchina che fa per voi. Come le manca la potenza, non è una potenza che potrebbe soddisfarmi. Il sound del motore è pressoché inesistente. Penso che lo sentite anche voi, non fa un fiato. Il sound della 4C e della Giulietta a quadrifoglio verde può piacere o non piacere, ma almeno c'è. Qui il motore è lo stesso, ma vi invito a informarvi sul sistema di scarico che monta quest'auto proprio dietro lo scudetto Alfa Romeo, là davanti. E fatevi due risate.
Restando in tema di concorrenza, la Brera è nata nel periodo di marketing violento delle case produttrici germaniche ed è stata letteralmente massacrata da un'operazione pubblicitaria molto efficace, soprattutto ad opera di Audi. La povera Brera è veramente venuta fuori con i lividi, eppure non lo merita perché è molto più raffinata del prodotto tedesco pari età, 100 volte più bella. Quindi perché tutti comprano TT e nessuno compra Brera? Io non ne comprerei nessuna delle due, quindi non mi pongo il problema. Parliamo della questione estetica, facciamole recuperare un po' di punti. Quanto è bella la Brera? Questo succede quando una linea non è forzata da mode o leggi di mercato, ma ancor di più quando è a tutti gli effetti un'opera d'arte, e cioè il risultato del lavoro e della mano di un uomo, non di un team di designer che fa compiti a casa. Una cosa molto positiva e migliore anche delle sue antenate è la posizione di guida e l'ergonomia. L'altezza del sedile appartiene ancora all'epoca in cui non si era costretti a sedersi su 3 cuscini come le auto attualmente in gamma. Qui si sta abbastanza sdraiati. Il cruscotto è un po' grezzo, un po' rude, un po' troppo tedeschizzato da dopo l'uscita di produzione delle coupé precedenti. Giusto qualche giorno fa ho guidato per bene la 4C per la terza volta e mi sono lamentato dell'ergonomia del volante. Ecco, un volante come quello della Brera sarebbe stato molto migliore. La grandezza della corona è perfetta. Impugnandolo ci si sente al volante di una macchina da guidare. I sedili sono avvolgenti, non molto comodi, devo dire erano più comodi quelli della 4C addirittura. Infatti ho mal di schiena e sono pochi minuti che la guido. La strumentazione è chiara, tutto visibile. Non si può dire lo stesso della superficie vetrata perché non si vede nulla da nessuna parte praticamente. A metà curva i montanti del parabrezza coprono praticamente il punto di corda, quindi bisogna stare a fare un po' così per capire dove potremo ridare gas e quando. Non sono sicuro di apprezzare il cambio, mi sembra molto duro e molto maschile, però forse è solo una sensazione, non capisco se gli innesti sono volutamente duri e da inserire con colpi secchi oppure se sono ingranaggi un po' ruvidi. Sicuramente non mi aiutano ad andare veloce. In uscita di curva non si può scaricare neanche l'80% della potenza. Io non posso capire ancora oggi il perché questo odio per i differenziali. Può essere che l'unico differenziale, che è anche un ottimo differenziale, lo debba montare una diesel? Perché? Tutto sensorialmente mi porta a credere che l'esperienza di guida sarà super eccitante. Quando vado ad aprire il gas, no.